Ok, cari amici o ladies and gentlemen, oggi andiamo a parlare dell'importanza di uno stagionatore e che cos'è uno stagionatore. Tutte e due. Molti magari non lo sanno, molti magari ignorano questo oggetto o molti magari sanno alcune cose e non sanno altre e io cercherò per quanto possa di aiutare sia l'uno sia l'altro. Ok, comunque sia, lo stagionatore è un apparecchio progettato per stagionare i salumi e fino a qui ci siamo, o i formaggi. Ok, e io faccio un passo indietro, una precisazione. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, salumi e formaggi insieme è bene che non stiano per non sviluppare delle, diciamo così, tossine che l'uno andrà a deficere l'altro. Ok? Detto questo, poi dopo ognuno a casa sua fa giustamente quello che gli pare. A me mi è successo e ho dovuto tirare via sia i salami sia i formaggi, tutti e due. Comunque sia, lo stagionatore cosa fa? Fornisce una corretta temperatura e umidità, più che altro una costante temperatura e costante umidità. Lo stagionatore ha un computer al suo interno dove voi potete dare i vostri dati e lui si comporterà come voi gli dite. Sarebbe a dire, si comincia con la stufatura e gli date la temperatura e l'umidità e lui si comporta così. Poi andrà a calare in base a quello che voi gli dite o in base al programma che voi gli date e calerà in maniera che i vostri salumi verranno, diciamo così, perfetti. Poi cosa farà al suo interno? Avrà una reazione, un'aria in ingresso e un'aria in uscita. Questo sarete voi a decidere ogni quanto dovrà partire la ventola d'ingresso, ogni quanto dovrà partire la ventola in uscita, ok? Cos'è? Avrà anche una capacità grossa di poter mantenere addirittura 70, 80, 100 kg, va bene, di salumi. Sarà costruito in maniera tale dove sarà igienico, dove dentro i vostri salumi si manterranno alla perfezione. Ok, avranno un monitoraggio perché solitamente i maturatori hanno un monitoraggio dove voi potete vedere che cosa sta succedendo all'interno e in più magari avranno anche un sistema wifi perché almeno anche da remoto potete capire con degli allarmi, gli mettete dei range e degli allarmi, questo è molto importante e vi dirò anche queste nozioni di esperienza. I maturatori, quelli che voi andate a comprare, costano un sacco di soldi e giustamente dice ma io mi avventuro ora in questo mondo, ma come mi posso permettere 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 12.000 che secondo me è anche un'esagerazione, però molti, fra virgolette, un pochino ci cascano in questo tranello. Secondo me un maturatore dovrebbe costare negli ordini di 4.000, 5.000 euro un maturatore, almeno che non abbia delle cose stratosferiche. Va bene, possiamo fare anche a meno di tutti i vetri che ci sono davanti e indietro, quando c'è un vetro anteriore è più che sufficiente. Questo comunque è un mio parere perché li costruisco anche, ok, costruisco i maturatori casalinghi. Certo, non è la stessa cosa del maturatore, diciamo, quello che compri, però per cominciare cercate di capire, per cominciare va più che bene per costruirsi un maturatore col frigorifero compreso, con 400 euro ce la fate. Poi se le cose vi piacciono lo potete benissimo aumentare, cambiare. Quello che io vi sconsiglio di non comprare un maturatore casalingo e pagarlo 2000 euro, perché se, come ho detto ora, voi con 400-500 euro riuscite a farlo, ok, chi ve lo fa è giusto che qualcosa in tasca se la metta. Quando si è messo in tasca 500, 600, 700 euro mi sembrano più che sufficienti, mi sembrano
che 2.000, 2.500, 3.000 euro. Questi prodotti, diciamo, superiori a queste cifre vanno presi, questi in acciaio, questi insomma a uso professionale, dove hanno tutto il computer. Questo comunque va bene, è una cosa vostra, io vi sto solamente dicendo il perché. È un'altra cosa molto importante del perché del maturatore, perché voi avete tutto l'anno sempre la stessa umidità e temperatura. Voi salami, salumi li potete fare sempre, non c'è più un discorso oddio cos'è ottobre, novembre, dicembre, gennaio, non ve ne fregate. Dentro il maturatore è anarchia piena su tutto quanto l'anno, ok? Ripeto, allora avete le temperature, l'umidità, potete scendere di livello, c'è la reazione, c'è la stufatura, ok? La stufatura, avete tutto quanto a disposizione. Allora, se voi non siete così fortunati ad avere una cantina a perfezione sottoterra, vi consiglio di organizzarvi con un maturatore. Se non avete soldi da spendere, come me compreso, costruitevi un maturatore. Trovate su internet tanti post dove, diciamo così, vi aiutano, ok? È importante, importantissimo distinguere il frigorifero dal maturatore, perché molti mi dicono ma io no, non è la stessa cosa. Il frigorifero non ha ingressi aria e in uscita, forse ce n'ha uno in entrata, forse alcuni, ma non escono, e allora cosa succederà? Stagnerà tutta l'aria lì e la vostra roba vi si sciupa, ok? L'umidità non ha l'umidità, no, perché il maturatore ha l'umidità, c'ha un apparecchio che butta dentro l'umido e lo tiene stabilizzato, e il frigorifero non ce l'ha, e allora la roba che mettete dentro si seccherà alquanto prima. Poi il frigorifero solitamente va a una temperatura di 4-5 gradi, 6 gradi. Qua invece sono altre le temperature che noi dobbiamo avere per i salumi, sono temperature di 12-13 gradi. Dici, ma io lo alzo, sì, ma non si regola bene, il frigorifero fra un po' come gli pare, poi andrà a prendere tutti i puzzi e la roba che voi avete dentro, no? Saprà non so, di cipolla, che sarebbe la meno peggio, la carne, le verdure, i formaggi. Per riassumere, il maturatore è uno strumento, diciamo così, controllato, l'essenziale per i norcini. Allora, se voi volete far parte, volete entrare in questo mondo qui, vi toccherà procurarvene uno, se non siete fortunati ad avere una cantina decente. Il mio consiglio spassionato: io non vendo moturatori, vi do solamente una mano nel capire. Se vi piace avventurarvi in questo mondo, costruitevene uno, mal che vada, al limite ve lo rivendete. Se vedete che la cosa prendete, non fate le cose nel frigorifero, non guardate, ci sono i posti che la messa, ma no, perché il frigorifero alla fine ve lo seccherà, diventerà carne secca, non diventerà un salame o un prosciuttino o quello che è, diventerà una roba secca che non è la stessa cosa fatta o in una cantina o con uno strumento del genere. Con uno strumento del genere tutte le carni arriveranno alla sua perfetta maturazione, allora diventerà un prosciuttino, un insaccato, una qualsiasi cosa veramente decente e eccellente. Va bene, potete anche, magari, io ho visto persone che l'hanno anche comprato in due e costruito, e tutti e due vanno a mettere le loro cose dentro per dimezzare il costo di 400-500 euro. Uno può anche fare così, poi vede magari uno o l'altro che magari gli serve, gli dà la percentuale all'altro. Questo potrebbe essere anche un'idea. Comunque io spero di esservi stato di aiuto anche in questo video. Se c'è qualcosa, mettetemelo sotto, e scrivetemi anche che cosa vorreste che io vi dica, cosa vorreste che magari vi dica nel prossimo video, ok? Siamo uniti, partecipiamo, cerchiamo di essere, diciamo, collaborativi l'uno con l'altro. Io spero di insegnarvi questa collaborazione, va bene? Hasta luego.